Ok, non so se avete mai sentito parlare del passo Djatlov. È una storia che in qualche modo collega tutte le cose strane e un po' inquietanti che avete appena visto attraverso i miei occhi, attraverso lo schermo del mio cellulare. Quel 26 febbraio 1959 sul versante orientale del monte Kolashiakl, negli Urali settentrionali, lo scenario che si presentò agli occhi dei soccorritori impegnati nelle ricerche della spedizione capitanata da Igor Djatlov avrebbe potuto benissimo ricordare l'inquietudine artica del racconto Alle montagne della follia, la desolazione polare di un vasto e solitario paesaggio innevato, i segni di una fuga improvvisa di fronte ad un'imprecisata minaccia, la dinamica contraddittoria o quantomeno bizzarra delle ultime ore di vita di 9 giovani ma esperti escursionisti, e poi appunto quei 9 cadaveri, sparsi qua e là a centinaia di metri da quella tenda ormai schiacciata dalla neve, ma che aveva ancora molto da raccontare. Perché a volte non serve nemmeno cadere nel macabro e nel paranormale per dipingere il vero orrore. Basta infatti uno squarcio su una tenda per accendere in noi il sospetto che qualcosa di tremendo deve essere accaduto, soprattutto se lo squarcio è avvenuto dall'interno caldo e rassicurante della tenda per aprirsi un varco verso l'oscurità e il gelo della notte. Forse basterebbe appunto la follia per trovare un senso alla sorte della spedizione Djatlov. Cosa se non la follia può aver spinto quei giovani ad abbandonare in quel modo il loro campo e a girarsi mezzi svestiti negli almeno meno 30 gradi centigradi di una tempestosa notte uralica, sapendo di andare incontro a una morte certa? Non sorprende quindi più di tanto se l'isteria collettiva è una delle tante ipotesi che nel tempo si sono ricamate attorno al mistero della spedizione Djatlov. Si dice che sono almeno una settantina le teorie proposte negli anni. Vabbè, io non le conosco tutte, anzi ne conosco solo alcune. Il fatto che esistano ancora 70 diverse teorie è la prova che non potremo mai sapere con esattezza cosa accadde ai 9 escursionisti. Sappiamo bene che in vicende di questo tipo le verità ufficiali da parte delle autorità competenti lasciano sempre il tempo che trovano. Ma oggi voglio solo raccontarvi una storia, diciamo pure, dell'orrore. Perché poi tanto sempre lì si finisce, che sia l'orrore cosmico di Lovecraft o l'orrore tutto umano di Conrad. Bene, direi che dopo questa rassicurante premessa possiamo iniziare, ma copritevi bene perché fa molto freddo sugli Urali. A nessun burocrate o topografo sovietico sarebbe mai passato per la testa di segnalare su una cartina un'altura come il Kolatchakl, la montagna morta. Non molto appropriato per i rigori stalinisti. Non ci troviamo mica tra le montagne nebbiose della Terra di mezzo, dopo tutto. Infatti siamo in Russia, negli anni 50, nella fascia settentrionale degli Urali. Questa altura, di 1096 metri, deve infatti la sua denominazione al popolo Mansi, un gruppo nativo che abita nella fascia uralica orientale. In realtà, sull'effettivo significato della parola Kolatchakl, che a sentirlo sembra più un nome azteco che russo, c'è un po' di incertezza. Per i cacciatori mansi è la montagna morta per via dell'assenza di selvaggina. Per altri invece è la montagna dei morti, almeno da quel fatidico 1959. Per motivi che avete già intuito. Molto probabilmente sulle cartine che il giovane Igor Djatlov consulta nel gennaio del 1959 per tracciare il percorso di una spedizione che sta organizzando, quel monte è semplicemente indicato con la sua altitudine, che all'epoca si stimava essere di 1079 metri. Djatlov è uno studente di 23 anni del Politecnico degli Urali, è un valido studente di ingegneria radiofonica e inoltre è un escursionista esperto. È presidente del club turistico della sua università e ha già alle spalle diverse escursioni complesse. La spedizione che Djatlov sta organizzando è molto importante perché una volta terminata avrebbe assicurato ai suoi membri la certificazione escursionistica di grado 3, cioè il grado più alto. La spedizione avrebbe dovuto raggiungere il monte Otorten partendo dal villaggio di Vizhai, situato nella parte settentrionale della regione di Sverdlovsk. 10 km prima di raggiungere l'Otorten, la spedizione sarebbe dovuta passare proprio per le pendici del Kolatchakl. È una tratta complessa che richiede tempra ed esperienza. Per Djatlov non sembra però un problema, è noto per l'esigenza con cui è solito scegliere i suoi compagni. Non deve aver fatto molta fatica a trovare altri escursionisti esperti come lui. Ad unirsi alla spedizione sono i compagni Kolmogorova, Dubinina, Kolevatov, Slobodin
Yudin, Krivonishenko, Doroshenko, Yudin e Thibaut Brignol, tutti studenti ventenni a cui si aggiunge un istruttore di sci di 38 anni, Zolotarev. Gran parte del percorso infatti prevede l'attraversamento tramite sci. Va detto che per quanto fosse impegnativo, il viaggio aveva comunque ricevuto tutti i permessi e le autorizzazioni, non era proprio una scampagnata fuori porta dell'ultimo minuto. La compagnia di Dyatlov si mette in marcia dalla città di Svertovsk il 23 gennaio, quando raggiunge in treno il villaggio di Serov. Il 24 gennaio arrivano sempre in treno a Ivdel, da cui raggiungono Vijay, l'ultimo centro abitato, prima che la spedizione vera e propria abbia inizio. Il viaggio verso Torten inizia così il 27 gennaio, ma tempo neanche un giorno e subito c'è un problema. Yudin non sta bene. Ha dolori reumatici ed è costretto a tornare indietro. Quello che accadrà ai suoi 9 compagni lo tormenterà col rimorso e col senso di colpa per tutto il resto della sua vita. Dai diari e dalle foto scattate dalla compagnia sappiamo che tra il 28 e il 31 gennaio la spedizione prosegue lungo il corso dei fiumi Lozva e Auspia, incontra i Mansi fino a raggiungere il versante orientale del monte Kholat-Chakla. A parte il problema a Yudin, tutto sembra procedere bene, dalle foto si deduce un clima sereno e gioviale nella compagnia. L'attraversamento del passo del Kholat-Chakla è il primo grande ostacolo che li separa dall'Otorten, 10 km più a nord. Il gruppo tenta una prima scalata sul pendio, ma è costretto a tornare a valle per la notte. Ci riprovano il giorno dopo, il 1 febbraio. Invece di procedere verso nord per superare il valico, però, il gruppo devia verso ovest e la cima del Kholat-Chakla, forse disorientato dal maltempo e dalla scarsa visibilità. A questo punto, però, Dyatlov prende una decisione che si rivelerà fatale. Dyatlov non intende rinunciare alla quota raggiunta e di conseguenza perdere un'ulteriore giornata di scalata. Invece di ridiscendere a valle per accamparsi in una zona più sicura e protetta dal maltempo e ritentare nuovamente l'attraversamento del passo, il gruppo decide di accamparsi sul pendio del monte. Il ritorno della spedizione a Vijay era previsto per il 12 febbraio, ma non tornò nessuno. Di Dyatlov e compagni però nessuna traccia nemmeno il 20, quando ormai non poteva più trattarsi di un semplice ritardo. Così iniziano le ricerche. Per giorni i soccorritori tentano di ricostruire il percorso della spedizione e ritrovano le loro tracce lungo i fiumi Lozva e Auspia. E il 26 febbraio ritrovano la tenda sul pendio del Kholat-Chakla, ormai schiacciata dalla neve. All'interno non c'è nessuno, ma dagli oggetti rinvenuti si capisce che si tratta proprio della tenda della spedizione Dyatlov. E non ci vuole molto per capire che ci si trova sul luogo di una tragedia. È ormai certo che se i ragazzi si sono allontanati dalla tenda non possono essere andati molto lontano, anche perché hanno lasciato lì gran parte del proprio equipaggiamento, compresi stivali e abiti pesanti. Ci sono ancora delle impronte sulla neve, in direzione nord-est, e il fianco della tenda è tagliato dall'interno come per permettere ai giovani di uscire rapidamente. Una fuga dunque? Le impronte però sembrano ordinate, si deduce che il gruppo si è allontanato insieme nella stessa direzione. Le tracce conducono al limitare di una piccola foresta a circa 1,5 km dalla tenda. Qui, ai piedi di un cedro, vennero trovati i primi 2 corpi. Sono Krivonishenko e Doroshenko. Sono pressoché svestiti, presentano contusioni lividi e attorno ci sono rami spezzati e i resti di un falò improvvisato. Ok, quindi abbiamo i 9 che per qualche motivo si sono dovuti allontanare di fretta dalla tenda e hanno tentato di scaldarsi con un falò. Probabilmente non deve essere stato di grande aiuto e 2 di loro non sono sopravvissuti al gelo. A quel punto i compagni avrebbero spogliato i corpi per prendere i loro abiti nel tentativo di scaldarsi ulteriormente. Ma dove sono finiti gli altri 7 allora? Nei giorni successivi altri 3 corpi vennero rinvenuti tra il cedro e la tenda, distanziati tra loro centinaia di metri. Il primo ad essere ritrovato a 300 metri dal cedro in direzione della tenda è proprio Dyatlov, vestito pesante ma scalzo. 180 metri più avanti viene ritrovato Slobodin con un solo stivale e poi a 150 metri viene individuata Kolmogorova, anch'essa scalza. I 3 stavano evidentemente cercando di tornare alla tenda. Degli altri 4 però ancora nessuna traccia. Soltanto 2 mesi dopo, con i primi scioglimenti della neve, sarà possibile ritrovarli. I corpi di Kolevatov, Thibaut Brignol, Zolotarev e Dubinina vennero ritrovati assieme, 75 metri oltre il cedro, caduti in una gola scavata da un torrente e ricoperti da metri di neve. Il contatto con l'acqua aveva accelerato il processo di decomposizione. A Zolotarev mancavano gli occhi, così come alla Dubinina, priva anche della lingua. Alcune teorie ipotizzavano che fosse stata rimossa mentre era ancora viva. Il medico legale, che invece studiò il caso, annotò: le lesioni dei tessuti molli sono mutamenti post-mortem. Il corpo, infatti, era stato rinvenuto per l'appunto in acqua, il che spiegherebbe in teoria la decomposizione di lingua e tessuti
vissuti immersi per quasi 2 mesi in un torrente. I 3 uomini rinvenuti erano vestiti meglio, mentre la duenina venne trovata con addosso vestiti appartenenti a Krivonishenko, con una giacca legata al piede come fosse una scarpa. A una decina di metri venne anche rinvenuto una sorta di rifugio improvvisato costruito dai 4, con rami e altri vestiti. Non è chiaro come e perché, ma il ritrovamento degli ultimi corpi suggerisce che ad un certo punto i 9 possano essersi divisi tra chi provò a tornare alla tenda e chi invece no, forse per cercare un rifugio più sicuro a valle. Sicuramente i primi a perire devono essere stati i 2 del cedro, visto che i loro abiti sono stati trovati addosso agli altri. Ma come sono morti? Le indagini a riguardo cominciarono subito, dopo i ritrovamenti dei primi 5 corpi. Nonostante la dinamica sembrasse chiaramente far propendere per una morte da ipotermia in attesa delle autopsie, si ipotizzò anche una pista più violenta per mano dei Mansi, che avrebbero aggredito il gruppo di escursionisti. Может быть, это какая-то нечистая сила, священные места, духи покарали, либо, может быть, манси покарали. То есть вы считаете, что манси не могли их убить? Нет. Pista che venne subito abbandonata dal momento che l'autopsia dichiarò per i 5 corpi la morte per congelamento e ipotermia. Vennero comunque segnalate escoriazioni su alcuni dei corpi e in uno, Slobodin, pure un trauma cranico, anche se troppo lieve per causarne il decesso. Ma con le autopsie sui restanti 4 lo scenario si complicò. 3 di loro presentavano infatti fratture molto gravi a livello cranico e toracico, fratture che in una prima ricostruzione potevano essere compatibili con la caduta nella gola dove vennero recuperati, così come dallo schiacciamento dei metri di neve che li avevano ricoperti una volta precipitati. Ma secondo le analisi forensi sarebbero invece dovute all'esposizione ad una grande forza paragonabile a quella di un incidente stradale o forse anche ad un'esplosione. I corpi però non presentavano lesioni esterne in corrispondenza delle fratture, come se fossero stati soggetti a una pressione o a uno schiacciamento. Sulle cause della morte comunque non c'erano dubbi: 6 membri erano morti per ipotermia, altri 3 invece per una combinazione tra ipotermia e fratture mortali. Già nel maggio del 1959 l'inchiesta si chiuse. I 9 giovani sono morti in conseguenza di una forza naturale ignota e irresistibile. Alla domanda più importante però non era ancora stata data risposta: perché i 9 erano fuggiti dalla tenda? Non c'erano gli elementi certi per stabilirlo, ma tutta una serie di indizi e circostanze potevano in qualche modo fornire ipotesi diverse. I 9 erano morti per l'esposizione al freddo, anche se gravi fratture subite da 3 di loro, a causa di una forza giudicata estremamente elevata, potevano trovare altre motivazioni oltre la semplice caduta nella gola. Tutto però restava pur sempre conseguenza di qualcosa che deve essersi verificato nei pressi della tenda la notte tra il 1° e il 2° giorno di febbraio. Se vogliamo restare sul campo dell'ufficialità, la riapertura del caso tra il 2019 e il 2020 ha fornito una spiegazione complessiva della dinamica dell'incidente. A costringere i giovani all'evacuazione sarebbe stata una valanga e l'inchiesta del 2019 sottolinea la corretta esecuzione da parte dei giovani delle procedure di salvataggio. Solo che a quelle condizioni non avevano possibilità di sopravvivere. Allontanarsi dalla tenda non fu un gesto di panico, ma una manovra organizzata per allontanarsi dalla zona di rischio. Però significava al contempo avventurarsi nel buio e nel gelo della notte. 3 di loro avrebbero poi cercato di raggiungere la tenda, forse per recuperare parte dell'equipaggiamento, ma la scarsa visibilità glielo ha impedito. E comunque difficilmente avrebbero coperto i 1500 metri che li separavano dal campo senza essere sopraffatti dalle temperature. La tesi della valanga in realtà non ha mai del tutto convinto. Già dai rilievi del 1959 non furono mai individuati segni tangibili di un evento simile. Il rapporto dell'inchiesta infatti non spiega come questa valanga possa anche solo essersi formata. Nel 2021 però uno studio di 2 ricercatori, Johann Gaume e Alexander Puzrin, ha provato a spiegare ciò che l'inchiesta non diceva. In sintesi conclusero che la valanga non necessariamente doveva essere estesa, il che spiegherebbe come al ritrovamento del campo i segni fossero spariti. L'allestimento della tenda avrebbe reso instabile lo strato di neve sul pendio, ma a causare la frana ritardata sarebbero stati i cosiddetti venti catabatici, che avrebbero spinto nel corso delle ore la neve fresca dalla cima del monte al pendio sovrastante la tenda. Lo studio diede anche risposta alle fratture fatali, inizialmente attribuite ad una forza estrema. Per i 2 ricercatori, anche una valanga di dimensioni ridotte come quella ipotizzata poteva causare fratture di quell'entità, specie considerando che i giovani dormivano sul supporto rigido dei propri sci. Anche qui è tutto molto tecnico, ma vi posso dire che i 2 ricercatori hanno fatto ricorso a dei modelli informatici, avvalendosi tra le altre cose anche dei modelli utilizzati per l'animazione del film Frozen.
Sono serio. L'ipotesi è che dopo ore lo strato inferiore instabile abbia ceduto sotto il peso della neve fresca portata dai venti e abbia riversato sulla tenda sottostante una valanga contenuta ma dal peso sufficiente per abbatterla. Il gruppo, di cui 3 feriti all'impatto con la neve, sarebbero comunque riusciti ad uscire dalla tenda e ad allontanarsi temendo che potesse verificarsi nuovamente una valanga. Da qui la dinamica seguirebbe quanto emerso nel 1959. La spedizione fu insomma soverchiata da un episodio che non aveva previsto. Ma la domanda è, avevano quindi commesso un errore? Lo scenario proposto da Gaume e Puzrin è un'eventualità abbastanza rara, difficilmente prevedibile anche per escursionisti esperti. Djatlov e compagni potrebbero anche essere stati ingannati sulla reale inclinazione del pendio per via degli strati di neve e potrebbero aver erroneamente considerato quel punto al sicuro da qualsiasi rischio. Certo, la tesi della valanga finisce comunque per imputare al gruppo responsabilità ed errori e non c'è modello informatico che tenga, ma la valanga sarebbe forse una soluzione fin troppo banale da accettare. Dopotutto, se a distanza di 65 anni ancora parliamo con inquietudine e orrore di quello che sembrerebbe essere una comune, seppur macabra e atroce tragedia alpina, è anche perché si è sempre cercato altro nella speranza che, invocando una causa di forza maggiore e titanica, si potesse rendere giustizia alla memoria eroica di quei giovani escursionisti. Quello che possiamo dedurre con certezza è che quel pericolo che stavano affrontando fu considerato dai giovani più letale di quanto non potessero essere i meno 40 gradi percepiti quella notte sul Kholat Chakla, che a quelle condizioni erano una condanna a morte certa. Quindi, per far combaciare tutti i pezzi, c'era bisogno di ipotizzare un evento assolutamente straordinario, qualcosa a cui nemmeno degli escursionisti esperti avrebbero saputo reagire, di fronte al quale una notte all'aria aperta a meno 40 poteva essere un rischio accettabile. In effetti erano fin da subito emersi altri dettagli. Dai referti autoptici, dalle testimonianze dei soccorritori, di tutti i possibili testimoni che potevano aver incrociato i sentieri con il gruppo Djatlov e dai rapporti delle autorità, erano filtrati elementi isolati che però potevano raccontare un'altra storia, o molte altre. Si parlò ad esempio di strani avvistamenti nel cielo tra Ivdel e la zona del Kholat Chakla, luci arancioni o vere e proprie palle di fuoco segnalate da più testimoni tra febbraio e marzo. Questi avvistamenti vennero poi riconosciuti come razzi sovietici effettivamente lanciati in quel periodo. Si trattava di lanci di prova di missili balistici R-7 partiti dal sito di Tyuratam. Però le date non tornavano. Gran parte delle testimonianze, quelle tra l'altro più accurate, indicavano come giorni soprattutto il 17 febbraio e il 31 marzo, quindi ben dopo l'incidente Djatlov. Tutte quelle voci che parlavano di avvistamenti la notte dell'incidente vennero diffuse, con molta imprecisione, solo dopo gli avvistamenti del 17 febbraio e 31 marzo. Niente insomma collegava gli avvistamenti con la tragedia del gruppo Djatlov e senza dubbio nessun missile era esploso nei pressi della tenda. Un'ipotesi sosteneva che l'avvistamento di queste strane luci poteva aver spaventato a tal punto i giovani da spingerli a fuggire, mezzi svestiti, dalla tenda. Questa fu solo la prima di una serie di ipotesi su un non precisato coinvolgimento militare. Si parlò di test su armi segrete ad infrasuoni che avrebbero portato gli escursionisti ad uno stato confusionale o addirittura alla pazzia. Ci fu addirittura chi sostenne che Djatlov e compagni furono scambiati per prigionieri evasi da un gulag o ancora che si imbatterono in bracconieri o spie occidentali. Altri sostennero che a testare delle strumentazioni fossero proprio i 9 del gruppo Djatlov, in realtà agenti del KGB. Sicuramente suggestivo, e tutto può essere vero, ma ad oggi mancano solidi elementi per affermare tesi così specifiche. Ci fu in realtà però un dato oggettivo, un sospetto su cui si è sempre faticato a trovare davvero una spiegazione. Che manco a dirlo è poi stato enfatizzato anche troppo. Su alcuni degli abiti indossati dalle vittime erano concentrati alti livelli di radioattività. Nel tempo si affermerà che tutti i vestiti erano contaminati, ma in realtà erano soltanto 3 i capi interessati, appartenenti a Krivonischenko e Kolevatov. Se, come sostengono alcune teorie, il gruppo fu vittima di sperimentazioni nucleari o radioattive, le contaminazioni si sarebbero dovute rinvenire un po' ovunque. Krivonischenko però aveva lavorato presso un sito nucleare nell'oblast di Chelyabinsk, dove nel 1957 si verificò il disastro nucleare di Kyshtym, e proprio Krivonischenko fu tra gli esperti inviati a ripulire il sito dopo l'incidente. Kolevatov invece era uno studente di fisica nucleare e pare avesse preso parte a diverse ricerche, forse anche segrete. Vi dicevo delle oltre 70 teorie, forse ora capite il perché di questo paradosso. Il problema di questo mistero è che, bene o male, anche le ricostruzioni più plausibili non riescono a tenere insieme tutti i pezzi. C'è sempre qualcosa che sfugge.
La difficoltà non sta tanto nel capire come sono morte queste 9 persone, quello fu anzi evidente. Tutte le ricostruzioni infatti mirano a capire qualcos'altro, ovvero a trovare le motivazioni di una fuga che non poteva che finire tragicamente. Vabbè, ci abbiamo ricamato un pochino su anche noi, ma effettivamente l'ipotesi della follia o di uno stato di coscienza alterato e disorientato potrebbe brutalmente spiegarci l'insensato. Secondo il documentarista e produttore cinematografico Donny Eichar, il gruppo di Dyatlov si sarebbe trovato al centro di un preciso fenomeno atmosferico, una serie di vortici prodotti dai venti che si scontrano contro la cima del Kholat Chakla. Secondo Eichar, questa serie di vortici in alcuni casi produrrebbe degli infrasuoni che determinerebbero una serie di effetti poco piacevoli sulla mente umana, come il disorientamento, il panico e un imprecisato disagio. Sempre sulla scia di un'alterazione comportamentale da parte dei giovani escursionisti, c'è chi ha scomodato teorie più mistiche, diciamo? Si è parlato della possibile assunzione di funghi allucinogeni o di un fenomeno di isteria artica, un singolare comportamento delirante registrato spesso tra il popolo Inuit, forse in relazione all'esposizione alla notte polare. Questo giusto per farvi capire fin dove si possono spingere le elucubrazioni, tutte legittime, ci mancherebbe. Il problema non è tanto la fantasia, quanto la necessità poi di trovare basi concrete per sostenerla. Insomma, fatti, non parole, come diceva... Vabbè. Al di là della follia c'è sempre il paranormale ad intervenire laddove la scienza e l'oggettività sembrano fallire. Che si tratti della magia nera dei Mansi, di un contatto extraterrestre all'Arrival o spesso ancor meno verosimile, di un viaggio nel tempo finito male o dell'incontro con l'abominevole uomo delle nevi, noto anche come lo Yeti. Quest'ultima ipotesi sostenuta sulla base di una fotografia che si è voluto a tutti i costi rendere sospetta, quando invece ritrae semplicemente fuori fuoco uno dei componenti della spedizione stessa. Questo mistero, che prende il nome di un carismatico studente russo di nome Igor Dyatlov, oggi conserva tutti i tratti di un caso studio, non tanto sulle norme di buona condotta alpina, ma sui rischi sottesi a certe narrazioni. Di elementi oggettivi ce ne sono, eppure sono stati lo stesso enfatizzati e distorti. Ad esempio la questione delle radiazioni, limitate solo a 3 capi di vestiario, o lo stesso dettaglio della svestizione. Solo 2 di loro vennero ritrovati quasi totalmente svestiti, per i motivi che, tra l'altro, vi abbiamo anche spiegato, eppure certe ricostruzioni suggeriscono il fatto che fossero tutti e 9 praticamente nudi. Lo spogliamento paradossale è in realtà un fenomeno che comunemente precede la morte per ipotermia, a causa dell'errata convinzione della vittima di sentire caldo, ma per la spedizione di Dyatlov sappiamo che l'assenza di vestiti pesanti era dovuta all'esigenza di una fuga improvvisa dalla tenda. Ad ogni modo, oggi possiamo suddividere l'incidente in 2 fasi, prima della fuga e dopo, e siamo in grado di stabilire una dinamica precisa solo per l'ultima tragica sequenza. Una verità monca, quindi. Sappiamo che sono morti, sappiamo come sono morti, ma non per quale ragione. E forse non potremo mai saperlo con certezza. Oggi quel valico che i 9 amici non riuscirono a superare porta il nome del loro leader, Dyatlov, che agli occhi della storia spesso si è beccato qualche critica di troppo sulla sua condotta. Quando oggi sentiamo Passo Dyatlov, pensiamo subito all'orrore. E questo è normale, è inevitabile. Ma questa storia può insegnarci anche altro. Dyatlov e i suoi compagni hanno dimostrato di essere prima di tutto una squadra organizzata, anche ad un passo da morte certa. Sappiamo che sono usciti tutti insieme dalla tenda, probabilmente aiutando quelli che forse erano già gravemente feriti, e poi la giacca usata come scarpa d'emergenza per la ragazza e il tentativo di costruire insieme un rifugio temporaneo. Non sono un alpinista e non saprei giudicare la loro condotta sulla base della mia esperienza, ma mi piacerebbe se questa vicenda un giorno si scrollasse di dosso i panni macabri della storia dell'orrore per raccontare un'altra storia, quella dell'amicizia nei momenti di maggiore difficoltà. Però anche qui durerebbe poco, perché c'è chi pensa che alla base di tutto ci sia stato un litigio, un ammutinamento all'interno del gruppo, ed ecco allora che con le teorie si ricomincia da capo e ancora una volta tutto torna in discussione. Ragazzi, aggiungo questa postilla alla fine del video perché mentre questo video era in preparazione, io, Simone, Jacopo e altri disgraziati siamo stati in Kirghizistan. Poi vabbè, vedrete il documentario quando uscirà, tra non molto. Ma la cosa interessante è che anche lì siamo stati protetti dal nostro nome tutelare, che è NordVPN. E a questo proposito vorrei aggiungere una cosina. Se proprio volete avere una visione più intrigante di questa storia che vi ho appena raccontato, anche se decisamente più fantasiosa, vi consiglio di vedere Il Passo del Diavolo, un film del 2013 di genere horror che attualmente potete trovare su Prime Video Italia. Certo, a patto che vi troviate in Italia. Già, perché le vacanze sono iniziate e se siete dall'altra parte del mondo, che so, vicino a qualche sperduto passo montano, non solo alcuni contenuti e siti potrebbero essere bloccati, ma potreste anche non disporre di una connessione internet adeguata. Ed è qui
che entra in gioco NordVPN, lo sponsor del video di oggi. Con NordVPN sarete in grado di navigare in tutta sicurezza in ogni parte del mondo utilizzando wifi pubblici e di geolocalizzarvi in 111 paesi, con la possibilità di connettere 10 dispositivi in contemporanea con un singolo account. E se anche voi, come noi, nelle scorse 2 settimane vi siete persi nelle steppe dell'Asia centrale senza un briciolo di connessione, o lo farete a breve, e non volete finire come i nostri amici del passo Dyatlov, perché non volete, la soluzione si chiama Saily. Saily è la eSIM più affidabile quando si tratta di viaggiare all'estero. Con l'app di Saily potete scaricare un pacchetto di giga nei luoghi dove chiaramente il roaming europeo non funziona, come ad esempio il Kirghizistan, dove abbiamo potuto comunque pubblicare senza problemi aggiornamenti e curiosità sul reportage che abbiamo girato in loco. Acquistando uno dei piani biennali di NordVPN riceverete un codice sconto per ottenere gratuitamente su Saily le offerte di giga che vedete a schermo in questo momento, selezionabili ovviamente in base alla durata del viaggio che andrete a fare. E mi raccomando, ora, dato che potete, utilizzate le mappe online e non perdetevi.